Ciao a tutti amici e amiche di VPM Power, quest'oggi vedremo insieme il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e non solo vi parlerò di questo smartphone, ma vi mostrerò anche di che cosa è capace. Ebbene sì, avete sentito bene, lo proveremo insieme. Siete pronti? Perfetto, ma prima vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Bene, cominciamo! Questo è il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, è abbastanza grande e ha un peso di circa 230 grammi. Le dimensioni rendono l'utilizzo con una sola mano un po' scomodo, ma visto che non è troppo pesante e anche abbastanza sottile, riesce comunque a stare all'interno di una mano e il pulsante di accensione e il bilanciere del volume risultano facilmente raggiungibili con il pollice. Per quanto riguarda la sicurezza, la piattaforma Knox protegge lo smartphone e consente di gestire in modo più tranquillo le autorizzazioni al trattamento dei dati e delle app. In più il sensore di impronte digitali a ultrasuoni posizionato sotto il display è ancora più grande, riduce la latenza e migliora il riconoscimento delle dita per uno sblocco rapido e preciso. Infine lo smartphone è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus ed è certificato IP68 e quindi è resistente all'acqua e alla polvere. Le opzioni dei dati biometrici sono varie, c'è il riconoscimento del viso esattamente come negli ultimi smartphone, anche quelli della Mela, e il sensore di impronte digitali che potete trovare sotto il display, quindi andiamo a fare un segno, facciamo un segno finto e poi proviamo la nostra impronta digitale. Ok, quindi facciamo la nostra scansione. È molto veloce, stiamo già al 40%, 50%. Modifichiamo un po' la posizione del dito per dargli più possibilità di leggere il pollice. L'impronta è aggiunta, fatto. Come potete vedere il sensore di impronta digitale è molto rapido, basta appoggiare il dito e immediatamente ci troviamo di nuovo sul menu principale, pronti a scegliere le nostre attività. Il Galaxy S21 Ultra ha un display AMOLED Infinity O da 6,8 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una densità di 551 pixel per inches. Come potete vedere lo schermo è bellissimo ed è estremamente reattivo, ci si muove molto facilmente fra i menu, anche aprire le applicazioni è molto facile, scegliere tra le app, navigare, insomma anche le impostazioni sono molto accessibili. Quello è merito più che altro dell'ultima versione della UI di Samsung. C'è il tema scuro e il tema chiaro, adesso lasciamo il tema scuro, torniamo indietro e torniamo al menu principale per fare qualche altro test. Il display è davvero super fluido con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma è possibile ridurla fino a 10 Hz. Al cuore di questo smartphone è presente il processore costruito con processo produttivo a 5 nanometri, il Samsung Exynos 2100, un octa-core con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Purtroppo non è possibile espandere la memoria tramite micro SD appreso da Apple. Infine proviamo un gioco per vedere come va. Questo è Asphalt 9, vediamo anche i tempi di caricamento quali sono per il nostro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Il gioco è partito, siamo già nel menu, credo a breve, questo è ancora il caricamento del menu. Caricamento effettuato, il gioco sembra girare molto bene anche a livello di schermo. Guardate quanto è grande lo schermo, quanto questo formato sia decisamente interessante. Vediamo un po' come se la cava il nostro Asphalt 9, come potete vedere se la cava egregiamente bene. Adesso usiamo anche il nitro. E il nostro Samsung è una bella macchina da gioco, c'è poco da fare. I dettagli sono molto vividi.
e non presenta nessun rallentamento di sorta né cali di frame rate, addirittura sembra andare quasi a 60 frame al secondo, non vorrei dirlo ma sembra proprio così. Sicuramente bisognerebbe provare con altri titoli i più giocati, probabilmente come Genshin Impact ultimamente, Call of Duty Mobile, e vedere come se la cava. Comunque devo dire che sembra veramente eccezionale, sia dal punto di vista del display che delle performance di gioco. D'altro canto stiamo parlando di un telefono che è l'attuale top di gamma di Samsung. Perfetto, abbiamo concluso il nostro giro e abbiamo promosso l'S21 5G Ultra anche per quanto riguarda il gaming. Il sistema operativo invece è Android 11. Questo telefono arriva con la versione One UI 3.1, la versione di Android 11, ma potrà essere aggiornato. Infatti gli aggiornamenti sono gratuiti e li potete trovare direttamente sul telefono. L'audio stereo funziona bene e l'altoparlante si trova nella parte superiore dello smartphone. Proviamo adesso un video per vedere le capacità multimediali. La risoluzione arriva fino a 4K, chiaramente con i limiti della grandezza dello schermo. Come potete vedere i colori sono molto vividi, molto realistici. Sentiamo anche il volume com'è, proviamo a aumentarlo al massimo. Insieme alla 3080 Ti, la 3070 Ti, altra scheda tanto chiacchierata negli ultimi periodi. Non sembrano esserci distorsioni di sorta, forse lievemente a volume più alto siamo un pochino imprecisi, ma proprio una roba impercettibile. Ma passiamo ora a parlare delle fotocamere. Samsung S21 Ultra ha ben 4 fotocamere posteriori, la fotocamera principale da 108 megapixel, l'ultra grandangolare da 12 megapixel e un doppio teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera frontale, quella dedicata ai selfie, da 40 megapixel. Questo smartphone è in grado di registrare video da 720p a 60 frame al secondo fino a 8K a 24 fps. C'è il pulsante per l'ottimizzazione della scena immediatamente, poi abbiamo i vari tipi di scatto. Questo è lo scatto base, qua lo zoom a 3x, qua il macro. Torniamo allo scatto base, proviamo a fare 2 foto con tutto attaccato. Abbiamo anche il formato da scegliere, 9/16, 4/3, è utile per chi lavora con i social. Probabilmente avviciniamo leggermente per vedere la ventola come gira. E ora nella galleria troviamo il video perfetto, direi. Anche come colori siamo molto aderenti alla realtà, e le fotografie invece rendono forse leggermente di meno rispetto al video. Ma ecco ora la grande novità: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è compatibile con la S Pen, uno strumento perfetto per scrivere e disegnare anche in mobilità. Questo smartphone è in grado di supportare tutta la connettività più recente, tra cui 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, e dispone di un connettore USB Type-C 3.2 con supporto PD 3.0 e Fast Wireless Charging 2.0 per caricare la grande batteria da 5000 mAh posizionata all'interno. A tal proposito lo smartphone supporta la ricarica rapida wireless 2.0 da 15 W e la ricarica rapida cablata USB PD 3.0 da 25 W. Non ha l'ingresso jack per le cuffie, non è presente nemmeno l'alimentatore all'interno della confezione. Proviamo lo speed test per il Wi-Fi. Il nostro Wi-Fi è solo a 5 GHz, quindi non sfrutterà al massimo il nuovo protocollo che usa il nostro Galaxy S21 Ultra 5G, però se la cava decisamente bene anche per quanto riguarda le performance su internet. Chiaramente se avessimo una connessione un po' più performante potremmo arrivare anche a 100 MB. Potete trovare lo smartphone Samsung Galaxy A21 Ultra 5G su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao e alla prossima!